Venendo alla chiusura della trattativa, voi capite che volgiamo al termine di questo percorso B2B. In questa ultima, penultima forse appuntamento mi piacerebbe ripercorrere un pochettino le fasi che abbiamo visto di presentazione del prodotto, gestione delle obiezioni, per poi arrivare alla chiusura della trattativa, perché ritengo che è proprio già nelle fasi di presentazione del prodotto e di gestione delle obiezioni del cliente che prepariamo il terreno per una buona chiusura. Infatti la chiave, una delle chiavi a mio avviso, è quella di sapere e prevenire quelli che sono i dubbi, le paure, le obiezioni che il cliente ci farà e riuscire già a iniziare a presentare il prodotto in modo da smarcare prima queste obiezioni, prima che si manifestino, significa proprio riuscire a far procedere il flusso, no, della transazione nella maniera più sciolta e più agevole possibile. Tutto questo ci permetterà di arrivare in chiusura con la maggiore serenità possibile. Prima di tutto questo vi ricordo ancora una volta, iscrivetevi al canale, tutto questo aiuta noi creator perché ci dà la giusta motivazione di cui anche noi abbiamo bisogno e vi aiuto e vi ringrazio per il supporto. Dunque, chiusura della trattativa significa presentare le caratteristiche come vantaggi e legarli ai benefici che sappiamo essere importanti per quel cliente. Quando in fase di presentazione, ricordate la sessione che abbiamo visto e a quella vi rimando per una approfondita analisi, quando riusciamo già in quella fase a capire cosa vuole il cliente e a dirgli che il nostro prodotto o servizio è proprio quello che fa per lui, voi capite che stiamo preparandoci già a chiudere già da lì e smarcare già lì obiezioni, dubbi e paure significa aiutare il flusso della transazione a proseguire, no? Nella maniera più sciolta e più agevole possibile. Per quanto riguarda la gestione delle obiezioni, abbiamo detto che è il secondo grande momento tosto e difficile, sicuramente, ma è anche la richiesta di maggiori informazioni da parte del cliente. Se non abbiamo inquadrato benissimo quello che il cliente aveva bisogno dal nostro prodotto e servizio prima, è l'obiezione che il cliente ci fa che ci aiuta a rifocalizzare i vantaggi, i benefici del nostro prodotto su quello che quel specifico cliente sta cercando da un prodotto come il nostro. Quindi gestire l'obiezione è un'opportunità che già in quella fase ci consente di preparare, no, bene la chiusura della trattativa. Non entro dentro tutta la gestione delle obiezioni e vi rimando alla sessione. Venendo invece appunto alla chiusura della trattativa, dicevamo, se abbiamo preparato bene tutto il flusso che c'è al monte, e poi la chiusura è un qualcosa che viene un pochettino da sé. Se il cliente inizia a darci dei segnali deboli, no? Come vengono detti, inizia a fare di sì con la testa, inizia a sorridere e vediamo che ci sta seguendo passo passo, ragazzi, è arrivato il momento di chiudere. È quello, e lì non possiamo permetterci di indugiare perché spegniamo l'attenzione che siamo riusciti ad accendere nel cliente. Quindi, se questi segnali deboli ci dicono che è il momento di chiudere, prendiamo il coraggio a due mani e chiudiamo. Eh, quanti piccole scorciatoie, trucchetti esistono? Ce n'è qualcuno. Il primo, a mio avviso, è dare per scontata la conclusione positiva della transazione, della vendita. Sembra banale, ma è importante. Quando il cliente inizia a darci dei segnali positivi, iniziare anche noi a ragionare e a snocciolare gli ultimi vantaggi, le ultime caratteristiche del prodotto, come se fosse scontato che la vendita è già stata fatta, è un piccolo trucco, secondo me importantissimo, che trasferisce una serenità, al cliente, per cui appunto la chiusura diventa un processo un po' automatico. Questo è veramente l'evergreen per definizione, no? Offrire tra due opzioni entrambe positive. A un certo punto, dottore, per la consegna facciamo immediata o prossima settimana? Cioè, scegliere tra due opzioni, entrambe positive, sia per noi che per il cliente, è una piccola tecnica efficacissima perché aiuta a spostare il dubbio del cliente da compro o non compro ad consegna immediata o consegna prossima settimana?
voi capite che shiftare in maniera così sottile il dubbio del cliente dalla prima alla seconda domanda, per noi in termini di probabilità di chiusura della trattativa, stiamo parlando di una evoluzione non da poco. Quindi l'offrire tra due opzioni entrambe positive quando il cliente insomma inizia a essere già abbastanza convinto, abbastanza sereno sulla è un metodo vecchio che funziona sempre benissimo. Decidere prima sui punti secondari, anche questo è importante perché il cliente, mi piace vederlo così, sale su una catena, no? Un loop, diciamo meglio, che può essere il loop del sì o il loop del no. Ok? Quando inizia a darci delle risposte sì oppure no a determinate domande, inizia a essere probabile che le successive risposte saranno sempre sì oppure no, a seconda di cosa si sta abituato a rispondere. Allora, decidere prima sui punti secondari, che sono quelli più facili su cui raccogliere dei sì, è un trucchetto semplice, ma anche qui utile e importante, perché preparerà la strada a quel rispondere di sì anche quando poi vedremo ai punti primari un pochettino più fondamentali. Quando la trattativa si fa sempre più complessa, il cliente lo vediamo che proprio fibrilla e la chiusura non è assolutamente scontata, fare un'offerta temporanea speciale posta per lui o che ha una scadenza comunque è un metodo importante perché rompe un pochettino gli indugi e anche il cliente un pochettino più reticente e insicuro di fronte a un'offerta temporanea è forzato a dire vabbè dai, colgo l'opportunità, chiudiamo questa vendita. Quanto più la vendita diventa, la chiusura diventa difficile, tanto più può essere necessario fare piccole concessioni su sconto e pagamento. Ogni buon venditore sa tenersi un piccolo margine da gestire anche all'interno del portafoglio clienti, voglio dire, sappiamo dove dobbiamo concedere un pochettino di più e dove possiamo tirare invece un pochettino. Determinati clienti o determinate trattative su cui magari si parla anche di volumi di un certo tipo, riuscire a conservarsi un piccolo margine per spuntare il sì finale è sicuramente un'arma importante. Ricapitolare i vantaggi, di nuovo, quando a un certo punto il cliente continua a manifestare reticenze, paure, dubbi, a un certo punto mettere in fila tutti i benefici che abbiamo già condiviso e ricapitolarli, nel senso di far vedere al cliente che tutte le carte sono in regola per chiudere, è un altro metodo che sicuramente aiuta, che è un po' il giungere gradualmente alla conclusione, no? Fare l'elefante a fette, mi veniva il cliente. Fare l'elefante a fette significa, no? Un problema enorme, lo inizio a dividere in piccoli step, problematiche da affrontare step by step e ridotto in questi termini, affrontate gradualmente ogni difficoltà, ogni criticità al suo momento, aiuta sicuramente a portare un altro piccolo trucchetto per arrivare alla conclusione. Chiuderei sempre col supporto delle slide, con un check di autovalutazione su il nostro operato. L'azienda lo chiede spesso, o lo dovrebbe chiedere spesso perché è una cosa importante. Autovalutarsi, chiedersi alla fine le fasi fondamentali del processo, sia in preparazione che poi in esecuzione della vendita, come sono stati progettati e implementati è importantissimo perché ci aiuta, non solo a valutarci, ma soprattutto a capire cosa possiamo migliorare, perché nel momento in cui alla fine di ogni visita capiamo cosa poteva essere fatto meglio, cosa è stato fatto proprio bene, ci mettiamo in condizione, visita dopo visita, di continuare a fare al meglio il nostro lavoro. Quindi la preparazione, l'analisi dei dati, del contesto competitivo del cliente, l'obiettivo che ci siamo dati su quel cliente in quella visita è stato fatto bene? L'analisi dei bisogni che è conseguita dall'analisi del contesto competitivo, lo store check, il lavoro con i collaboratori, no? Step by step che costruiamo e nelle sessioni ne abbiamo parlato abbondantemente, è un qualcosa che ci ha aiutato ad arrivare bene preparati con la nostra proposta? Il profilo psicologico lo affronteremo più avanti. Per quanto riguarda la presentazione del prodotto, quindi
più che caratteristiche, siamo meglio riusciti a tradurre quelle caratteristiche in vantaggi per il cliente rispetto ai competitor e vantaggi per il consumatore finale? Bene, tutto quello che è la value proposition dell'azienda, no? Il suo intento strategico di come porsi con il cliente, siamo riusciti a trasferirlo al cliente, siamo riusciti a fare squadra con l'azienda e partnership con il cliente per capire come affrontare insieme questo momento complesso della competition. Questo, attorno a questo gira il lavoro di consulenza. Gestione delle obiezioni, negoziazione finale e chiusura. C'è qualcosa che potevamo fare meglio in presentazione del prodotto o durante la gestione delle obiezioni? Abbiamo focalizzato bene i benefici di quello specifico cliente? Bene, chiedersi e continuarsi a chiedere come abbiamo lavorato su tutti questi piani non ci fa altro che aiutarci a crescere visita dopo visita, a fare sempre meglio i diversi step che costituiscono il processo. E quindi alla fine il check degli obiettivi che ci eravamo dati per quella visita sono stati portati a termine e siamo riusciti a consolidare la partnership che stiamo portando avanti con il cliente visita dopo visita. Questo è un po' il quadro della autoanalisi che, ripeto, è importante tanto quanto chiudere la vendita. Io vi ringrazio, vi auguro una buona giornata e buon lavoro a tutti. Ciao!